Parliamo tanto di mobilità nel riscaldamento e prima della corsa. Sì, ma quali esercizi fare? Lo vedremo oggi con una routine pratica. 5 minuti di esercizi da fare prima di ogni allenamento, ma anche prima di ogni gara. L'unica accortezza nel riscaldamento è che se ad esempio è un allenamento a bassa intensità, un fondo lento, posso anche decidere di fare una corsetta un po' più lenta e inserire qualche esercizio di mobilità tra quelli che vedrete. Se invece ho le ripetute, un allenamento ad alta intensità oppure la gara, allora potremo inserire e dedicare qualche minuto di più alla mobilità, magari come fare quegli esercizi più facili all'inizio del riscaldamento e quando ho raggiunto una temperatura più alta inserire quelli con un'escursione angolare e di impegno muscolare un po' più impegnativi per avere un riscaldamento cotto a puntino. Iniziamo con l'attivazione dei piedi e dei polpacci, dei tibiali con un esercizio molto semplice. Attiviamo il core. Cosa significa? Dobbiamo sentire una leggera tensione a livello dorsale, lombare e addominale. Possiamo portare le mani ai fianchi e sul posto alziamo le punte e alziamo i talloni. Alziamo le punte e alziamo i talloni. Come vedete non faccio niente di super impegnativo perché sono all'inizio del mio riscaldamento. Quanti farne? Guardate, già se ne fate 10-12 va benissimo. Seguendo una progressività graduale iniziamo ad attivare tutto quello che è attorno all'anca e al bacino, quindi sia i muscoli stabilizzatori sia quelli estensori che ci aiutano nel movimento della corsa. Molto semplice, iniziamo a fare rotazione del bacino in un senso e poi nell'altro, in un senso e poi nell'altro. Spesso abbiamo una corsa col bacino un po' arretrato. Avere una buona mobilità e flessibilità del bacino ci aiuta a migliorare. Sempre da questa posizione iniziamo a lavorare aiutandoci con le mani portando un ginocchio al petto, un ginocchio al petto, un ginocchio al petto, un ginocchio al petto, un ginocchio al petto. Come vedete qui ho una panchina, potete trovare un muretto prima di una gara, un cancello, una staccionata, la porta di casa vostra, il muro di casa vostra, non importa. Però ci può essere molto d'aiuto e vedremo come. Utilizzerò quindi la panchina per appoggiarmi, stendermi, faccio forza anche sulle braccia e con le gambe inizio a andare su e giù, come se facessi una corsetta sul posto. Con un po' di ritmo, sempre più intenso. Hop, 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 hop. Poi sempre da questa posizione fermo una gamba e inizio a lavorare sul ginocchio, lo porto in avanti verso il petto e calcio un po' indietro mentre lo faccio. Cambio. Appoggiando posso anche aumentare l'intensità facendo un po' di corsa calciata in avanti per finire il giro. Abbiamo iniziato a fare della mobilità, adesso iniziamo a farli un po' in dinamica. Leggera corsetta. Vado a sollevare il ginocchio incrociando verso la spalla opposta e ruotando il busto proprio dalla parte opposta. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stessa cosa, posso iniziare a calciare senza esagerare, quindi vado a calciare laterale, hop, incrociando, hop, 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 ok. Recupero, non ci stiamo allenando, ci stiamo preparando all'allenamento, quindi questa fase è fondamentale nel riscaldamento perché ci aiuta ad alzare il battito cardiaco, ad attivare tutti i nostri meccanismi articolari, possiamo chiamarli così, le anche sia la parte diciamo articolare ma anche muscolo tendinea. Stiamo passando quindi da una fase di mobilità a una fase di attivazione. Per migliorare l'attivazione possiamo fare dei quarti di squat, quindi che cosa facciamo? Allarghiamo le gambe leggermente più larghe del bacino, le punte leggermente verso l'esterno, attiviamo sempre il core che deve essere sempre attivato in tutti questi esercizi e facciamo dei piccoli squat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi sempre da questa posizione raddrizziamo le punte, allarghiamo un po' più le gambe e facciamo dei piccoli affondi laterali,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con questi esercizi siamo partiti da attivare caviglie, polpacci tibiali, quindi i muscoli che stabilizzano i movimenti del piede. Siamo arrivati a lavorare sui muscoli stabilizzatori e attivatori e di movimento di tutta la parte di bacino e anca fondamentale, perché lì è il motore della corsa. Abbiamo iniziato a fare rotazioni proprio per abituarci a quello che ci succede durante la corsa, quindi a riuscire ad ammortizzare ogni impatto a terra. Abbiamo fatto degli esercizi che attivano glutei, quadricipiti, femorali, ma anche che attivano i polpacci quando eravamo contro la panchina, e adesso possiamo aumentare l'escursione del movimento. Qui ci possiamo sempre appoggiare alla nostra panchina oppure farci forza su una gamba, tenere il core attivato e iniziare a lavorare sull'escursione della gamba. Hop, 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 e passare all'altra. Adesso ve le faccio vedere velocemente, ovviamente potete dedicargli un po' più di tempo. Chiaramente se siete appoggiati a qualcosa, anche un lampione, potete anche esagerare, no? Con il movimento, però vi consiglio sempre di non far andare troppo, ma di tenere sempre sotto controllo il movimento. Stessa cosa, sempre su una gamba, potete iniziare a lavorare lateralmente, proprio come dei calci laterali, in maniera che facciamo lavorare tutti i muscoli dell'anca, ma in questo caso adduttори e abduttori, nel modo più corretto. Questa è una proposta di esercizi di mobilità e attivazione che potete fare prima di ogni corsa, ma ogni mattina potreste fare anche questo risveglio muscolare che può sostituire questa mobilità, ma lo potete fare tutti i giorni anche quando non correte, per migliorare il vostro benessere come runner. E qui invece potrete scoprire che cosa fare e non fare assolutamente dopo ogni corsa.